Ciao pittori, oggi vediamo come dipingere una gemma per le vostre miniature. E tutte le guide e liste colori PDF e passo dopo passo sono disponibili sul mio Patreon, link in descrizione. In questo video userò tonalità di blu mischiate ad un grigio nero ed un avorio. Iniziamo mischiando il blu con un grigio nero per creare la nostra tonalità intermedia. Applichiamo 2 strati leggeri su tutta la superficie. Aggiungiamo alla parte del mix altro grigio nero ed iniziamo a delineare le zone in ombra. Usando una luce zenitale, la gemma avrà le ombre rivolte verso l'alto, nella zona d'entrata della luce. Applichiamo il colore scuro in modo leggero con vari strati diluiti, così da incrementare le ombre gradualmente ed evitare transizioni troppo nette. Aggiungiamo del blu al mix iniziale e dipingiamo la parte inferiore. Con la tecnica del layering, con vari strati leggeri incrementando la saturazione in modo controllato. Usiamo il blu più un tocco di colore azzurro per disegnare le nostre luci. La luce sarà verso il fondo, dove la luce all'interno della gemma rifletterà in modo più luminoso. Dipingiamo le luci seguendo la forma rotonda della gemma, creando un gradiente di luce a semicerchio. Aggiungiamo altro azzurro al mix precedente per aumentare la luminosità sul fondo della gemma. Una volta definito le nostre luci e ombre, prendiamo il mix iniziale formato da blu più grigio nero e aggiungiamo molta acqua per creare un lavaggio che andremo ad applicare su tutta la superficie. E questo lavaggio servirà ad uniformare tutti i colori assieme ed ammorbidire ancora di più le transizioni che abbiamo dipinto durante tutto il processo. Il lavaggio però spengerà un po' le nostre luci, quindi ripetendo il passaggio intermedio del blu più azzurro, ripassiamo il fondo della gemma per aumentare i contrasti. Utilizziamo lo stesso mix per tracciare una linea curva sul lato della gemma, dall'alto verso il basso. Questa linea luminosa incrementerà l'effetto rotondeggiante della gemma. Una volta fatto il primo passaggio, aggiungiamo del bianco avorio al mix e ripassiamo la linea appena tracciata. Aggiungiamo altro bianco avorio e dipingiamo l'ultimo tocco di luce, il punto di entrata della luce nella parte superiore della gemma. Utilizziamo la tecnica dello stippling per aumentare gradualmente la saturazione e forma del riflesso di luce. Come tocco finale userò un trasparente protettivo lucido, diluito con molta acqua, per applicare un leggero velo semitrasparente su tutta la superficie. In questo modo ricreerò quella lucentezza che le gemme di solito hanno. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto e per altri video tutorial iscrivetevi al canale YouTube o al mio Patreon per supportare il canale e rendere questi video possibili. Ciao!